trasmette empatia e semplicità. Mi sono svegliato con ancora il ricordo di mio figlio che si è laureato a Berlino e riguardavo le foto e devo dire è bello vedere che comunque il tempo passa, lui ha raggiunto un risultato, ti senti parte di quel risultato. L'attore ha 2 figli grandi e 2 bimbe piccole. Cerco di metterli nella condizione che si possano vivere e conquistare la loro vita da soli. Inevitabile tornare indietro nel tempo ai ricordi di quando era giovane, agli inizi, con i primi traguardi sportivi. La vittoria al campionato italiano giovanile di nuoto nei 100 metri d'orso, una parentesi di fronte al futuro che lo aspettava. Il destino invece ha voluto guidarmi da altre parti. Ho seguito la recitazione che devo dire mi ha dato altrettante soddisfazioni. Nel 1992 un provino tra la fiction, una storia italiana sui fratelli Albanese, che ha cambiato la vita. Io un esempio. Mia madre mi diceva, va bene, adesso questo è stato un momento di fortuna, adesso ritorno a studiare, perché comunque questo lavoro non dà certezze. E aveva ragione. Il caso ha voluto che da quel momento non ho smesso di lavorare. Il primo ruolo da protagonista nel film Piccolo grande amore di Carlo Vanzina. Una carriera in continua ascesa tra cinema e televisione, diretto da grandi registi come Ozpetek, Tornatore e Pupi Avati. Negli anni 2000 si trasferisce negli States. Quindi ho iniziato a studiare, ho iniziato ad andare in America, a fare corsi di stage proprio di recitazione. Comunque là il cinema porta quello che sono i tuoi sogni. Dopo l'uscita di scena di Don Matteo, interpretato da Terence Hill nella stagione precedente, a Spoleto è arrivato Don Massimo. È un prete non perfetto, che spesse volte anche sbaglia, però questa sua umanità, questa sua imperfezione venuta da un'empatia